Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi parlerò del mio viaggio fotografico a Tenerife. Il viaggio a Tenerife è stato un viaggio molto particolare e importante per me, perché è stato il primo viaggio interamente dedicato alla fotografia oltre i confini italiani. Tutto è nato da una semplice battuta tra me e il mio amico Andrea, che è un fotografo specializzato nella fotografia notturna. Ci eravamo stufati di scattare sempre le solite foto e quindi volevamo superarci e andare a scattare in un'altra nazione. Dopo varie ricerche abbiamo deciso di scattare a Tenerife, proprio perché ci garantiva una varietà di paesaggi e grazie alla poca presenza di inquinamento luminoso ci permetteva di scattare anche fotografie notturne. Da lì infatti abbiamo iniziato a organizzare il viaggio 2 e siamo arrivati ad essere 5 fotografi. Io, il mio amico Andrea, Nico, Francesco e Daniele. Vi metterò poi i link in descrizione per seguirli, perché sono degli ottimi fotografi, vi consiglio di seguirli tutti quanti. Visto che era una nuova nazione, non eravamo esperti del territorio, volevamo essere guidati da un fotografo esperto, ma i costi erano troppo elevati. Per questo motivo abbiamo deciso di partire da zero e organizzare il viaggio completamente da soli. Tutto quello che dovete sapere è che la maggior parte del costo riguarda il volo. Noi siamo partiti dalla Puglia, proprio per questo motivo abbiamo dovuto fare scalo. I voli ci sono costati all'incirca sui 250 euro. Tenete conto che nel costo dovete considerare anche il costo di una valigia da stiva, perché se volete mettere il cavalletto, ad esempio, vi conviene metterlo là. Noi di solito abbiamo considerato una valigia da stiva ogni 2 fotografi. Poi dovete noleggiare le auto. Per un noleggio auto non sono costi elevatissimi. Per una settimana abbiamo pagato circa 30 euro e 50 euro di cibo. E per quanto riguarda l'appartamento abbiamo speso circa 130 euro a persona totali per 6 notti. E l'abbiamo presa in una località turistica, Playa de las Americas, molto vicina all'aeroporto. Quindi i costi sono molto contenuti e se ci si organizza in tempo si risparmia. Prima di procedere all'itinerario, quindi le varie tappe e i vari luoghi che abbiamo visto durante il nostro viaggio fotografico, vi do alcuni consigli e alcuni avvertimenti. Dovete tenere in considerazione che la maggior parte delle foto che andrete a scattare verranno scattate sul vulcano. Non preoccupatevi su come raggiungere i punti di interesse, perché sarà lungo anche il Tede, sarà tutto asfaltato e riuscirete a raggiungere benissimo tutto con l'auto. Non preoccupatevi delle condizioni meteo, in quanto a 2300 metri di altitudine sarete talmente alti che avrete tutte le nuvole sotto di voi. Quindi non preoccupatevi se magari un giorno sarà nuvoloso, perché una volta saliti vi assicuro che troverete il cielo limpido. Per quanto riguarda l'abbigliamento, portatevi sia un abbigliamento estivo che delle maglie termiche, proprio perché ci saranno delle escursioni termiche da 26 gradi, 30 a 0 gradi sul Teide. Per quanto riguarda l'attrezzatura fotografica, naturalmente portatevi degli obiettivi luminosi, grandangolari, torce e se volete anche astro inseguitore per poter astro inseguire la Via Lattea e avere una foto ancora più di qualità. Passiamo alle varie tappe. Il primo giorno l'abbiamo interamente dedicato al viaggio. Una volta sistemate le cose nell'appartamento, però abbiamo deciso almeno di fare una tappa e siamo andati nella cosiddetta Scarpa della Regina, che è una roccia monumentale enorme a forma proprio di scarpetta. È molto particolare perché nell'arcata creata dalla roccia si intravede la Via Lattea. Per quanto riguarda il secondo giorno, la mattinata l'abbiamo dedicata ad esplorare la zona e poi ci siamo mossi verso il Parco Nazionale del Teide. Tenete conto che da Playa de las Americas al Parco Nazionale del Teide c'erano circa 40 minuti di macchina. Era una zona facilmente raggiungibile. Precisamente ci siamo diretti verso le Roques de Garcia, che è un complesso di rocce formatosi dall'erosione. È una zona molto bella perché è piena di spot da fotografare. Quindi ogni 2 metri si aveva uno spot per poter fotografare e immortalare. Abbiamo passato tutta la notte a scattare in questa zona. La Via Lattea in questo parco era pazzesca, si vedeva ad occhio nudo ed era stralimpida e definita. Mai vista una Via Lattea del genere. Visto che siamo rimasti affascinati da queste Roques de Garcia, abbiamo deciso il giorno seguente di andare a fare un'esplorazione diurna. Quindi abbiamo rifatto gli stessi sentieri, però di giorno, e il passaggio che abbiamo visto è pazzesco. Ci sono questi sentieri dove cammini e sei circondato da rocce di forma particolare. Per quanto riguarda la notte, abbiamo deciso di fotografare la Via Lattea vicino all'osservatorio, però prima di arrivare in quella zona siamo andati in uno dei tanti mirador. I mirador sono dei belvedere che
trovi durante il tragitto salendo il Teide con l'auto, e quindi abbiamo deciso di scattare in uno dei mirador. E la particolarità di questi mirador è che molto spesso trovi uno scenario pazzesco, ovvero trovi un letto di nuvole alla base e il sole che tramonta in questo letto di nuvole. Una volta fatte delle foto in questo mirador, ci siamo mossi verso l'osservatorio. Anche qui l'osservatorio è molto difficile da raggiungere, nel senso che non ci si può arrivare vicino, però c'è una zona di fronte all'osservatorio in cui con un'ottica spinta, io ho scattato con 70 mm ma ci si può spingere ancora oltre, si riesce ad ottenere un buon risultato e quindi si ha questo osservatorio con la Via Lattea alle spalle. Il quarto giorno abbiamo deciso di andare a Santa Cruz de Tenerife, quindi alla capitale. Per raggiungere la capitale ci abbiamo messo circa 40 minuti. Una volta visitata la capitale abbiamo deciso di muoverci verso il parco di Anega. Il parco è molto particolare perché è totalmente diversa dal paesaggio visto finora. Il sud era caratterizzato da un paesaggio secco e arido, mentre questo parco di Anega è totalmente l'opposto, pieno di foreste, pieno di verde, un paesaggio fiabesco. È molto particolare perché anche qui si possono fare delle foto stupende, perché c'è questa nebbia, queste nuvole che trapassano il parco e quindi si creano delle atmosfere fiabesche e incantevoli. Visitato questo parco e scattate delle foto, abbiamo deciso di muoverci verso sud, verso Playa de los Roques. Questa spiaggia è molto particolare perché è caratterizzata da delle rocce in acqua e più questa roccia a forma d'arco. Arrivati in quella zona siamo trovati uno spettacolo pazzesco. Si vedeva questa spiaggia in basso perché bisognava fare una scalinata, si vedeva questa spiaggia in basso, una spiaggia poi particolare perché è caratterizzata da ciottoli neri e questo arco in mare. Naturalmente era pieno di fotografi e quindi anche qui bisogna tenere in considerazione che ci potrebbero essere fotografi e quindi bisogna andare il prima possibile a poter assicurarsi il miglior posto. Ma anche qui siamo riusciti a fare delle ottime foto. Nell'ultimo giorno eravamo indecisi tra La Masca, che si trova al sud, che è un piccolo villaggio rurale molto particolare, o ritornare al nord alla cosiddetta Playa de Benicio e quindi riattraversare tutta l'isola. Dopo una serie di valutazioni abbiamo deciso di andare al nord e andare alla Playa di Benicio e abbiamo fatto un'ottima scelta. Questa spiaggia era spettacolare, anch'essa caratterizzata da rocce sul mare, ma a differenza delle Playas de los Roques c'era una spiaggia che permetteva con le onde di riflettere la luce del sole. Era pieno di fotografi e quindi anche qui bisogna sempre riuscire a organizzarsi con l'NPC che arrivare il prima possibile per assicurarsi un primo posto, diciamo, nella zona. La caratteristica di queste spiagge è che bisogna fare delle scalinate, a volte abbastanza lunghe, soprattutto al ritorno, per poter raggiungere il posto. Quindi anche qui abbiamo fatto delle foto stupende. Nonostante fossimo stanchi, abbiamo deciso, dopo aver fatto tutta la scalinata di questa spiaggia, di andare a scattare di nuovo. Nell'ultimo giorno quindi abbiamo deciso di scattare in questa zona che sembrava essere un altro pianeta, era proprio una zona lunare, quindi sempre sul Teide, dove abbiamo trovato una distesa bianca di un terreno particolare molto bianco che creava questa atmosfera molto extraterrestre. E quindi abbiamo fatto gli ultimi scatti là, nonostante la stanchezza, nonostante il freddo, e poi ce ne siamo tornati a fare le valigie e andare direttamente in aeroporto. Concludendo posso dire che se siete appassionati di fotografia e volete fare un viaggio al di fuori dei confini italiani senza spendere un capitale, secondo me Tenerife è la tappa adatta per avere tutto. Sicuramente vi divertirete. Se questo video vi è piaciuto, è stato utile, commentate, mettete like e ci vediamo al prossimo.